Più di 100 terremoti ogni anno, alcuni con esiti catastrofici. I sismi possono essere di diverse forme e la scienza, poco alla volta, ne sta svelando i misteri, riuscendo a prevederli prima che colpiscano. I terremoti sono estremamente potenti. Possono distruggere una città in pochi secondi. L'energia si accumula e si libera di colpo. È un evento brutale e violento. Intere città crollano come castelli di sabbia. Non c'è nulla di peggio dei terremoti. Tra le catastrofi che hanno causato più morti nel corso della storia legate a fenomeni geologici, il terremoto è al primo posto. Migliaia di scienziati in tutto il mondo studiano il loro comportamento per localizzare i luoghi più a rischio. La grande sfida dei sismologi è individuare il momento in cui la crosta terrestre può cedere. La ricerca si occupa di comprendere il fenomeno di rottura delle rocce che precede un sisma. Mentre la ricerca porta avanti i propri studi, città abitate da milioni di persone poggiano su faglie gigantesche, come Port-au-Prince, ad Haiti, devastata da un terremoto nel 2010. C'erano tutti gli elementi negativi perché si verificasse un terremoto di magnitudo molto alta. Ed è ciò che è accaduto con quella catastrofe incredibile. In Nepal migliaia di persone sono morte e 500.000 case sono andate distrutte a causa di un sisma che ha devastato un'area di 10 chilometri. Quella zona era monitorata dal 2000 mediante un GPS che misura la deformazione della Terra. L'Italia è costantemente minacciata. Il 24 agosto 2016 un sisma devasta Amatrice e terrorizza l'intera popolazione. La terra inizia a tremare dappertutto, creando dei danni senza precedenti. E il rischio è ancora presente. Si sa, ed è un dato di fatto, che ci saranno altri terremoti catastrofici in Italia. La prossima catastrofe è già qui, sotto i nostri piedi. Impossibile individuarla in superficie, essa è nascosta nelle profondità. Tokyo, Istanbul, Los Angeles sono solo alcune delle metropoli ad essere minacciate. Per fortuna lo studio dei terremoti è sempre più accurato. Oggi la scienza è in grado di localizzare le aree geografiche più soggette ai terremoti. I ricercatori di tutto il mondo si concentrano su un solo obiettivo: prevedere il momento in cui la Terra tremerà. Una parte della ricerca si concentra sulla prevenzione, cerca di capire se esistano dei fenomeni individuabili poco prima di un terremoto. Che cosa inneschi un terremoto è il mistero più grande che la scienza moderna deve affrontare. Aiuto! Aiutateci! Siamo in allerta! I terremoti sono tra le catastrofi più temute in tutto il mondo. La terra si spacca in due, inghiottendo interi edifici. Le case crollano come castelli di carta e i soccorritori lavorano giorno e notte per salvare le vite delle persone sotto le macerie. Queste immagini fanno regolarmente il giro del mondo. Ma la violenza dei terremoti e i danni che provocano sono al tempo stesso l'espressione di un pianeta sano. I sismi sono l'espressione di un pianeta vivo. Noi li consideriamo delle catastrofi naturali, ma in un certo senso sono proprio loro che ci permettono di vivere, che rendono la Terra abitabile. La Terra tende a tremare a causa dell'alta temperatura del suo nucleo. È un fatto legato alla sua formazione. I meteoriti si sono raggruppati generando un'immensa quantità di energia e questa energia si è trasformata in calore che si è accumulato al centro della Terra.
La quantità di energia al centro della Terra è enorme. 5.000 gradi all'interno del nucleo. Il flusso di calore prodotto fa muovere rocce di diversa consistenza. L'interno della Terra, il cosiddetto manto terrestre, è fatto di rocce dure che tendono a deformarsi perché alcune zone di questo mantello sono più dense di altre. Alcune affondano per la gravità, altre sono più leggere e di conseguenza tendono a risalire. È un materiale simile alla gomma da masticare. Il problema è che queste zone di rocce più o meno dense sono attaccate alle rocce fredde e dure a contatto con l'atmosfera. Queste rocce dure formano le 12 placche tettoniche che si spostano sulla superficie, allontanandosi e urtandosi le une con le altre. Da pochi millimetri a diversi centimetri ogni anno. Le rocce dure si trovano qui, in quella che si chiama crosta terrestre, uno strato spesso 30 km e molto sottile, paragonato ai 6.400 km del raggio terrestre. L'interno del nostro pianeta è in costante movimento. Gli scienziati osservano continuamente come le rocce molli poste sotto la tettonica a placche si muovano, studiandone direzione e velocità. Dappertutto sulla superficie del globo, sulle montagne e nelle pianure, è stata installata una fitta rete di GPS. Essa permette agli scienziati di seguire gli spostamenti delle grandi placche piene di cavità e protuberanze che avvolgono la Terra. Se osserviamo le zone in cui ci sono stati i sismi dal momento in cui si è iniziato a misurarli, cioè dagli anni 60, vediamo che su scala globale tutte queste zone unite insieme formano i pezzi di quello che potremmo definire un puzzle. I movimenti di questi pezzi di puzzle sono dei fenomeni geologici molto importanti. Le placche sono di dimensioni continentali: India, Africa, America del Sud, America del Nord. Alcune delimitano la Terra con dei confini invisibili. Ne esistono una dozzina. Gli studi tettonici che si occupano delle deformazioni della crosta terrestre studiano in particolare le placche più piccole. Grandi come paesi, essi aiutano a rendere più fluidi gli assestamenti che si verificano tra le placche giganti quando si avvicinano o si allontanano le une dalle altre. Quelle più piccole fanno dei movimenti minimi. Quando una placca gigante si sposta, le altre attutiscono il movimento tenendo tutto sotto controllo. Le placche più piccole svolgono questo ruolo. Queste placche si muovono le une accanto alle altre, slittando di qualche centimetro ogni anno. Possono allontanarsi creando avvallamenti profondi o possono riunirsi. Nelle zone dove le placche si avvicinano si nota che tendono a scivolare le une contro le altre con un movimento orizzontale. In altri casi le placche si sovrappongono premendo l'una sull'altra. Quest'ultimo fenomeno è quello che genera la maggior parte dei terremoti che sconvolgono la vita umana. Sono le zone di subduzione. Ce n'è una nelle Indie occidentali che interessa anche la Francia. Quando la placca si immerge può rompersi, inabissandosi anche a centinaia di chilometri di profondità. Nel momento in cui le placche non sopportano più la pressione reciproca e si spezzano, ecco che si verifica un terremoto. L'energia si accumula e si libera di colpo, è un momento brutale e violento. La vita sulla Terra riserva tante sorprese. Esiste un altro fenomeno dalle conseguenze molto meno violente. È quello che la scienza chiama terremoto intraplacca. Al centro delle grandi placche tettoniche, le fratture a volte possono provocare dei terremoti. È il modo che ha il pianeta di riadattare le pressioni che regnano al centro della crosta terrestre. Questa sismicità di bassa magnitudo si verifica nella Francia metropolitana. La magnitudo è il valore che misura la violenza di un terremoto. Più il sisma libera energia, più la magnitudo sarà maggiore. Grazie alla scala Richter è possibile stabilire la forza di un terremoto. Inventata nel 1935 dal sismologo americano Charles Francis Richter, questa scala di misurazione non ha limiti.
È una scala infinita stabilita in base all'ampiezza delle vibrazioni del terreno. Da 2 a 5.9 si parla di valori da medio a moderato. Quasi 100.000 terremoti ogni anno sono di queste magnitudo. Ma arrivati a 6, la magnitudo può definirsi forte. In termini di grandezza, passando da un livello a un altro, ad esempio da 5 a 6, la differenza di energia è 30 volte superiore. Passando da un grado all'altro, il terremoto è 30 volte più violento. Da 8 a 8.9 il sisma è molto grave. Può provocare danni nell'arco di centinaia di chilometri. Se ne verifica uno ogni anno. Poi c'è il sisma devastante che inizia a 9. È stato registrato una sola volta. In Cile, il 22 maggio 1960, alle 19:11. 9.5 sulla scala Richter e migliaia di vittime. La scala Richter non ha limiti prestabiliti. 11, 12, 13. Nessuno sa quali livelli di energia siano in grado di rilasciare queste forze della natura. Ed è questo a preoccupare gli esperti. Ma non sono le magnitudo alte a provocare necessariamente i danni maggiori. La natura del sottosuolo è un dato importante che gli scienziati tengono in grande considerazione. Se il terreno è morbido, come qui sulla sinistra, composto di sabbia o di argilla per esempio, le onde sismiche trovano l'ambiente ideale per liberare l'energia. Un terreno morbido può anche aumentare l'intensità delle onde. Invece a destra, dove il terreno è composto da rocce dure, le onde viaggiano con più difficoltà. Questo tipo di suolo riduce l'effetto distruttivo delle onde sismiche. L'esempio più lampante è il sisma di Haiti, uno dei più catastrofici dell'era moderna. Oltre 250.000 morti. Port-au-Prince, la capitale, è stata quasi distrutta e in 300.000 sono rimasti senza un tetto. Haiti, un tempo definita la perla delle Indie occidentali, è oggi uno dei paesi più poveri del mondo. Nel 2010 la capitale, Port-au-Prince, con 1 milione di abitanti, vive una delle catastrofi più grandi della sua storia. Sono le 16:53. Non ci sono segnali di un'imminente tragedia. Eppure, in 5 secondi, l'intera città crolla. Il grande terremoto del 2010 è causato da placche tettoniche che gli esperti conoscono fin troppo bene. La placca nordamericana si sposta verso quella caraibica. Queste placche tendono a collidere. Somigliano un po' a 2 treni che si muovono sullo stesso binario viaggiando in direzione opposta. Ed è questo che ha provocato l'attrito e di conseguenza il terremoto. La frattura responsabile del terremoto si è creata a una profondità di appena 10 chilometri. Era quindi molto in superficie rispetto allo spessore complessivo che ha la Terra. Ed è stata l'estrema superficialità, la vicinanza con la superficie che ha provocato il terremoto che è stato avvertito. Se la frattura fosse avvenuta più in profondità nel suolo, si sarebbe sentito molto meno. Più la rottura si verifica in alto, maggiori sono gli effetti che genera. Il sisma è provocato da queste 2 placche, che si scontrano da milioni di anni. Come 2 lottatori di sumo, esse combattono con tutte le loro forze finché una delle 2 cede. Il luogo e il punto in cui le 2 placche tettoniche finiscono per spezzarsi si chiama ipocentro. La violenza è tale che le onde sismiche iniziano a propagarsi e a viaggiare per molti chilometri. Sono loro che fanno tremare il terreno. Nel caso del sisma di Haiti, il GPS aveva misurato 10 anni prima la velocità con cui le placche si spostavano l'una verso l'altra. Compivano 7 mm all'anno, che è poco.
È molto poco. Ma 7 mm all'anno per 250 anni, dopo i grandi sismi del XVIII secolo, significa 1,5 metri di movimento accumulato tra le rocce che è esploso il giorno del terremoto. Ogni anno si verifica una decina di terremoti di magnitudo 7 lungo le placche tettoniche. Ma diversamente da altri terremoti, ad Haiti gli effetti sono stati orribili. Ad esempio il terremoto di Loma Prieta che ci fu in California nel 1989, della stessa magnitudo e con l'epicentro proprio sotto Los Angeles, un'area molto popolata, ha causato, se ben ricordo, 16 morti. I danni materiali sono stati enormi, il costo in denaro alto, ma ci furono pochissime vittime. Un sisma della stessa magnitudo, ma 250.000 morti e 300.000 senza tetto a Port-au-Prince. Come si spiega una tale differenza? L'espansione di Port-au-Prince si è svolta in modo incontrollato. Le persone vivevano vicino ai torrenti, sui letti dei fiumi. Abitavano in zone ripide e le case erano state fatte prima di realizzare le strade di accesso. Quindi, dopo il terremoto, per le ambulanze e i soccorsi è stato quasi impossibile raggiungere le vittime bisognose di aiuto. Inoltre, le norme di edificazione non sono state rispettate. Gli edifici in cemento armato, che avrebbero dovuto resistere meglio, sono crollati al suolo. Meno del 10% degli edifici della capitale aveva superato i controlli di sicurezza. La qualità degli edifici e delle costruzioni in generale era mediocre. I sismologi dicono sempre che non sono le scosse a fare i morti, ma gli edifici. È un luogo comune, ma il terremoto di Haiti lo ha confermato. È stato il grande numero di edifici fragili e non a norma a causare quella catastrofe. Nella zona degli edifici che non hanno retto alle scosse generate dalle onde sismiche, c'è quello che gli esperti chiamano epicentro. Il punto in cui si è creata la frattura. È stato localizzato a 25 km da Port-au-Prince, vicino a Léogâne. Al momento della rottura, le onde sismiche che fanno tremare il terreno si sono abbattute come uno tsunami sulla capitale. Le onde vengono divise in 2 categorie e non hanno gli stessi effetti sugli edifici. Le frequenze emesse da un terremoto rappresentano il tempo di vibrazione del terreno. Se vibra lentamente, le frequenze sono basse. Se vibra velocemente, così, sono alte. Le basse frequenze danneggiano in particolare gli edifici a più piani. Più la frequenza è bassa, più i palazzi di una certa altezza verranno danneggiati. Le alte frequenze danneggiano gli edifici piccoli. Gli edifici non reagiscono tutti allo stesso modo in presenza di un terremoto. Immaginate di stare su un tappeto che di colpo vi viene tolto da sotto i piedi. Subite un'accelerazione. E se si tratta di una casa, il colpo subito può farla addirittura crollare. Ultimo fattore. Alcuni quartieri hanno retto allo shock, altri invece sono crollati. Ad esserne responsabile è la natura del terreno. Gli edifici in determinati quartieri hanno reagito bene, mentre magari poco più avanti, in un quartiere vicino, lo stesso tipo di edificio non ha retto al trauma. Si sa ormai da molto tempo che non dobbiamo solo costruire bene, ma che bisogna farlo in funzione del terreno su cui ci si trova. Si tende a pensare che il suolo su cui camminiamo sia lo stesso dappertutto, ma non per le onde sismiche. In alcune zone può cambiare nell'arco di una decina di metri. Si passa da rocce dure su cui hanno costruito le case a zone di terreno molle, che hanno la cattiva tendenza ad amplificare le onde sismiche. Esistono gli effetti di sito. Come indicato dal nome, sono dei siti particolari che amplificano l'effetto delle onde sismiche per via della loro geologia. Laddove le formazioni geologiche sono molli, le onde si amplificano come se rimbalzassero sulla gelatina.
Laddove ci sono delle montagne o delle colline, le onde restano intrappolate e tornano indietro creando un effetto eco. Tutto questo intensifica le onde sismiche creando danni enormi. Nell'arco di qualche decina di metri, un'onda sismica che arriva in superficie può amplificarsi enormemente a causa di un terreno sfavorevole. È uno degli ambiti maggiormente studiati dagli specialisti del settore. Mappare la variabilità del terreno è diventato essenziale per conoscere il modo in cui le onde sismiche si comporteranno. Un suolo molle amplifica le onde. È il caso di questo albergo di lusso. Un edificio di 7 piani con 145 stanze. 70 persone sono morte a causa del terremoto. Ci sono stati dei sopravvissuti, come Françoise, che il giorno della catastrofe era con la cugina. Il posacenere di mia cugina ha iniziato a tremare un po'. Ci siamo scambiate uno sguardo strano perché non capivamo cosa stesse succedendo. E poi è successo tutto in un attimo. Le vibrazioni sono aumentate e ho avuto la sensazione che ci stesse crollando tutto addosso. A un certo punto la terra ha tremato fortissimo. Non sentivo dei rumori precisi, ma piuttosto un rumore sordo, un po' come accade nei film. Si è sentito un forte boh. L'epicentro del terremoto è vicino, a soli 25 chilometri. Il rimbombo sentito da Françoise è dato dallo sfregamento delle 2 placche, responsabile della catastrofe. Sì, grazie. Il conto delle vittime è terribile, estimato intorno ai 250.000 morti. Un numero che aumenta nei giorni successivi a causa delle migliaia di persone che muoiono per via di dozzine di scosse di assestamento, uno dei fattori aggravanti di un terremoto. È partito tutto dalla faglia principale e quelle più piccole, distanti qualche chilometro, hanno generato scosse di assestamento e lo stesso vale per tutto il sottosuolo circostante. I movimenti e l'instabilità causati dalle vibrazioni creano rotture 10 minuti dopo, 2 giorni dopo o 3 mesi dopo. Le scosse di assestamento vanno viste come un riadattamento, un ritorno all'equilibrio dell'ambiente che è stato smosso in modo violento e improvviso. Anche se le magnitudo di queste scosse sono sempre più moderate rispetto a quella principale, è molto più facile che gli edifici già danneggiati crollino perché hanno subito dei danni precedenti. Le scosse si devono alla forza del sisma principale. Le prime vittime delle scosse di assestamento sono quelle intrappolate sotto le macerie, ma anche i loro soccorritori. Di qua! Le scosse di assestamento sono un problema per i soccorritori francesi e per chiunque altro, perché quando si lavora su un sito dove ci sono detriti che si è cercato di stabilizzare, il rischio è che una nuova scossa possa provocare un altro crollo, uccidendo i soccorritori. Si pensa che le scosse di assestamento siano inoffensive, ma è falso perché se ce ne sono troppe e sono ravvicinate, si crea un effetto cumulativo. Port-au-Prince è stata ricostruita, ma in modo molto simile a quello in cui era stata costruita prima del 2010. Stessi materiali, stessi siti e standard di costruzione non sufficientemente antisismici. Il paese è tra i più poveri del mondo. Qui si pensa più a sopravvivere che a proteggersi. Nonostante le possibilità di un altro terremoto siano scontate. La placca nordamericana continua inesorabilmente ad andare verso la placca caraibica, come in un autoscontro. Le grandi placche tettoniche che provocano i terremoti si conoscono molto bene ormai. Gli scienziati sanno in quali punti il pianeta si spezzerà e in alcuni casi hanno individuato i luoghi dove sarebbe accaduto. È il caso di questo paese, famoso per la montagna che lo simboleggia, il Monte Everest. Il sisma inizia nella parte occidentale del paese, a Kathmandu per la precisione, capitale del Nepal, che conta 1,5 milioni di abitanti. È il 25 aprile 2015 e non è ancora mezzogiorno.
Il terremoto è violentissimo. 7,8 della scala Richter. La prima reazione da parte degli abitanti terrorizzati è quella di uscire dagli edifici il prima possibile e riversarsi in strada. Luoghi decisamente meno esposti e lontani dai palazzi che potrebbero crollare. Quello che è successo in Nepal è stata la rottura di una grande faglia che unisce il continente indiano e quello asiatico. Le due placche si spostano l'una verso l'altra e la loro zona di contatto varia di 2 centimetri ogni anno. E dunque l'aria si comprime e la faglia di contatto, dove si crea la frattura, resta bloccata. 2 centimetri all'anno significa che se la faglia si fosse mossa, dopo 1000 anni si sarebbe spostata di 20 metri e i metri che non ha fatto prima li ha fatti di colpo. Il 25 aprile una delle placche si rompe, innescando il terremoto. Le due placche che si muovevano e premevano l'una contro l'altra in un attimo compiono quello spostamento che avrebbero dovuto fare prima. Il terremoto è cominciato più o meno a 15 km di profondità e molto a ovest di Kathmandu, un centinaio di chilometri a ovest di Kathmandu. Si è propagato per 40-50 secondi verso est in direzione di Kathmandu. Conosciamo quella faglia, la monitoriamo da molto tempo. A lei si deve l'esistenza della catena himalayana. È la collisione tra la placca indiana e la placca euroasiatica che ha portato alla formazione dell'Himalaya. 100 milioni di anni fa, questa famosa catena montuosa non esisteva. Con l'incontro delle due placche ha continuato a crescere ad ogni terremoto. L'Everest, con i suoi 8.850 metri, è 2 metri più alto di 50 anni fa. Quella catena montuosa è nata grazie alle placche tettoniche ed esiste grazie agli slittamenti delle faglie che purtroppo spesso sono violenti e capaci di innescare terremoti. Uno shock avvertito dalle montagne più alte del mondo disintegra un'intera città. In una manciata di secondi, 9.000 persone restano uccise, sepolte dalle macerie. 500.000 case vengono distrutte. La scossa è durata quasi 1 minuto, 50 spaventosi secondi fatti di vibrazioni, di movimenti verticali. E poi di oscillazioni orizzontali. Tutto in una volta. Le persone non riuscivano a muoversi. Io non c'ero, ma quando ci sono terremoti così forti, spostarsi è impossibile. Durante l'improvviso distacco delle due placche in collisione, le onde sismiche, onde sotterranee che partono da un epicentro, viaggiano nel terreno in modo insolito. Data la magnitudo e la distanza delle onde che erano sotto la città, è stato sorprendente il basso livello di danni, se mi è permesso dirlo, perché ci aspettavamo dei movimenti più forti, che ci sono stati, ma a delle basse frequenze. Il movimento è durato secondi, è stato lento ma ampio. Parliamo di una dinamica particolare che si è verificata in questo terremoto, forse in un altro non sarà così. Ma in questo caso sono mancate le alte frequenze e gli effetti distruttivi sono stati minori. È un evento ancora incomprensibile. Le frequenze emesse da un terremoto rappresentano il periodo di vibrazione del terreno. Quindi se il suolo si muove lentamente, vengono emesse basse frequenze. Se trema velocemente, le frequenze sono più alte. Le basse frequenze tendono a danneggiare i palazzi a più piani. Più basse sono le frequenze, maggiori saranno gli edifici coinvolti. Durante il terremoto, persone di tante nazionalità diverse si riversano in strada. Tra di loro ci sono anche dei francesi.
Il 25 aprile ero con 5 amiche in Nepal, dove andiamo molto spesso. Dovevamo prendere l'aereo il pomeriggio e lasciare l'albergo a l'1. Stavamo facendo acquisti prima di partire. Stavamo comprando delle stole e qualche regalo da riportare in Francia. C'è stato un rumore sordo e un rimbombo, e poi di colpo è iniziato a tremare tutto. In strada le persone a bordo delle motociclette cadevano a terra, e anche quelle a piedi. Tremava tutto fortissimo, le persone si tenevano tra loro. Ho alzato la testa. Davanti a me c'era un tempio antico sulla piazza Patan che è sparito in una nuvola di fumo in pochi secondi. È durato quasi un minuto. Ho letto in seguito che è durato 50 secondi. È stato abbastanza lungo. Ero confusa. Ho capito che era un terremoto e l'unico mio pensiero era quando avrebbe smesso. Quando avrei potuto respirare e uscire da tutto quel caos e terrore, perché è stata una cosa orrenda. All'inizio non capivamo e una volta capito non potevamo far altro che aspettare e sperare di sopravvivere. La vibrazione del suolo fa rumore, specie nella zona della faglia come è stato in Nepal. Le persone che erano lì hanno sentito il boato e i colpi emessi dalle scosse. Ma il rimbombo di quei 50 secondi derivava dalle vibrazioni provocate dalla frattura delle faglie che si spezzavano. I movimenti delle basse frequenze non fanno rumore, ma fanno oscillare i palazzi. E sono loro a fare rumore perché subiscono un trauma inaspettato. Tutto si muove. Gli oggetti in casa volano, anche se il movimento è a bassa frequenza. C'è il rumore prodotto dal terremoto e quello creato dagli edifici e da ciò che c'è dentro. Ogni quarto d'ora c'erano delle scosse di assestamento. Credo che fossero quelle. In ogni caso erano molto forti e molto ravvicinate. Era evidente che non sarebbe finita in fretta. Le scosse di assestamento abbattono gli edifici senza misure antisismiche, che in realtà sono semplici. Costruire edifici di dimensioni simmetriche riduce il rischio di ondeggiamento. Costruire in pendenza e specialmente su terreno molle può far sprofondare le fondamenta e consente alle onde di amplificare l'effetto devastante del terremoto. Costruire su un terreno duro dà più stabilità perché la roccia assorbe le onde. Infine, strutture in gomma nel seminterrato aiutano ad assorbire le vibrazioni e il metallo nelle finestre potenzia la resistenza allo shock. Queste precauzioni sono del tutto inesistenti in Nepal. Nei giorni seguenti, scosse di assestamento di magnitudo 5 distruggono altri edifici e 3 scosse di magnitudo 7 fanno tremare la terra un mese dopo. È chiaro che il sisma del 2015 ha rotto solo una parte della faglia che è situata sotto il paese. Il terremoto del 2015 di magnitudo 7.8 è stato piccolo, rapportato a quello che pensiamo potrebbe accadere in futuro e che è già successo in passato. Nel corso della storia, nel Medioevo, ci sono stati grossi sismi. Nel 1505 ce ne fu uno enorme che spezzò parte della faglia himalayana per centinaia di chilometri. La magnitudo è difficile da stabilire, ma credo abbia superato gli 8.5.
Se in passato ci sono stati sismi simili, è lecito pensare che possano esserci in futuro. La parte ovest non si rompe da 500 anni, più o meno. Nel 1505 un terremoto colpì l'ovest del Nepal a causa della placca indiana himalayana. Un sisma simile sarebbe catastrofico, perché supererebbe la magnitudo di 8,5. E considerando la convergenza di 2 centimetri all'anno, in 500 anni sono 10 metri, il doppio rispetto ai 5 metri che ci sono stati col sisma di quell'epoca. I nepalesi vivono nel terrore, aspettano il Big One. Sanno che ci sarà un terremoto molto forte e nel 2015 hanno pensato che fosse arrivato. I nepalesi hanno paura. Sanno che ciò che hanno vissuto è solo un assaggio di ciò che la faglia himalayana è capace di fare. Prima di questo terremoto, i sismologi, i paleosismologi, i geodeti, che sono tutte figure specializzate nei terremoti, erano tutti d'accordo nel dire che questa faglia, la faglia che si trova sotto Kathmandu ed emerge in India, è capace di produrre sismi di magnitudo 8, 8,5 e di arrivare addirittura a 9. Quello del 2015 è stato di magnitudo 7,8, quindi leggermente più lieve di una magnitudo 8. Significa che una faglia lunga 150 km e larga 30 sia spezzata solo in un punto rispetto alla sua superficie. Il terremoto del 25 aprile in Nepal non si ferma a Kathmandu. Le onde sismiche si dirigono verso l'Everest e con una magnitudo di 7,9 l'intera regione vive un'esperienza devastante. Perché il terremoto destabilizza molte pendici montuose, facendone crollare alcune. Le scosse hanno prodotto delle valanghe di roccia, di neve. E questo è qualcosa di ancora più tremendo, perché una casa a un piano che crolla può sempre offrire un rifugio o una via di fuga. È raro che le case seppelliscano vive le persone. Può capitare, ma parliamo di una casa su 10 o su 100, nei casi peggiori. Una valanga invece spazza via tutto. Parliamo di un paese che è molto sensibile al cambiamento climatico causato dallo scioglimento dei ghiacciai himalayani, che sono in pessimo stato e si stanno destabilizzando sempre di più, creando grossi pericoli. Le immagini di questo campo di scalatori sul monte Everest mostrano la velocità con cui arriva una valanga. Oh! Accidenti! 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 Ah! Tutto bene? Tiratevi su! Andiamo a vedere gli altri! Andiamo! Andiamo! Langtang è stato raso al suolo non tanto dal terremoto, ma dalla valanga di blocchi di ghiaccio e di roccia. Una parte di montagna era attaccata a un ghiacciaio. Il ghiaccio si è staccato, portandosi dietro ghiaccio e roccia. Forse è la roccia sotto il ghiaccio a essersi rotta, non si sa. Ma è stata una catastrofe. La valanga era potentissima e si è riversata nella vallata. Sono tonnellate, metri cubi di neve che non si fermano. La frattura nella faglia si ferma sotto Kathmandu. Significa che l'altra metà, ancora soggetta a una pressione costante per via delle due placche che si toccano, non si è ancora rotta. Questa parte si sta muovendo sempre più verso la superficie e potrebbe causare un terremoto ancora più potente di quello del 2015. Con una magnitudo più elevata è facile immaginare i danni che provocherebbe, soprattutto perché gli edifici ricostruiti nel 2015 non hanno rispettato le misure antisismiche previste. Si stima che oltre il 90% di case, uffici e negozi non sia a norma. Il costo di infrastrutture antisismiche non supera il 10% del lavoro strutturale. Tuttavia, i materiali di costruzione, il posizionamento delle finestre, la distribuzione del peso nei pavimenti sono elementi non inclusi nei progetti di edificazione.
La possibilità che possa esserci un grosso sisma nel futuro non è da escludere. Non posso stabilire una percentuale precisa, ma è possibile che nel XXI secolo possa accadere un fatto del genere. La minaccia è costante, il pericolo è continuo e le faglie sono pronte ad aprirsi. È un'eventualità che riguarda molte regioni in tutto il mondo, ma una in particolare sembra più a rischio. È quella che attraversa l'Italia. L'Italia è racchiusa tra due grandi blocchi, quello africano e quello euroasiatico. Tra questi ci sono delle piccole placche bloccate. La placca adriatica viene spinta da quella africana. È la placca che ha dato vita alle Alpi e alla catena degli Appennini, lunga migliaia di chilometri, che attraversa il paese da nord a sud. La zona di contatto tra queste due placche spiega il perché sull'Italia gravi un pericolo costante. Il 24 agosto 2016, alle 3:36 del mattino, un terremoto di magnitudo 6.2 getta il paese in un incubo. Quel giorno, queste immagini scioccano l'Italia e il resto del mondo. Il paese di Amatrice e i suoi 2700 abitanti sono sommersi dalle macerie. Quella della catena appenninica è una zona di faglie molto attive, con delle magnitudo di 6, 6.5, anche 7, in alcuni casi di terremoti molto forti. Comunque si tratta di una zona pericolosa. I paesi vengono distrutti ciclicamente e ricostruiti in un anno. L'ultima ricostruzione di Amatrice risale al grande terremoto avvenuto nella regione nel 1700-1703. Parliamo quindi di 3 secoli fa. Il paese è stato ricostruito più volte. Le case non durano 300 anni. Nessuno ricorda più il numero esatto di terremoti forti che ci sono stati, ma la pericolosità della zona è nota a tutti. Le vittime sono 300 e altrettanti i feriti. Il paese è devastato. Un dato sorprendente per un sisma di magnitudo 6.2, ma esiste un altro fattore in grado di spiegare il perché le onde sismiche abbiano provocato una tale distruzione. La rottura della faglia si è verificata molto vicino alla superficie. 10 chilometri di profondità può sembrare tanto, ma per un terremoto è davvero poco. 10 chilometri di profondità, rispetto ai 6.500 del raggio del pianeta, equivalgono a un guscio d'uovo che si rompe, e più precisamente alla superficie del guscio. Essendo in superficie, le onde sismiche non hanno avuto il tempo di attenuarsi e hanno colpito con tutta la loro forza, creando dei danni gravissimi. Le case, costruite in modo tradizionale, si sono sgretolate, cadendo al suolo in un attimo. Nel caso di Amatrice, i materiali delle case non hanno retto all'impatto e sono venute giù improvvisamente. Sul posto tutte le case erano distrutte. Gli americani usano il termine pancake per indicare i piani che crollano uno sull'altro, creando una forma un po' triangolare con dei punti che sono più duri e si poggiano sui lati. Quei punti sono quelli usati dai soccorsi. Il terremoto ha luogo alle 3:30 del mattino. Molte persone stanno ancora dormendo quando tetti e pavimenti crollano. Questo evento di bassa magnitudo, scoppiato nel cuore della notte, ha evitato che ci fossero molte più vittime. Immaginiamo un terremoto che non fa crollare le case, ma fa cadere i comignoli. Una magnitudo di 5.5 o di 6 gradi che avviene di notte dà meno problemi. Distrugge solo i comignoli. Di giorno farebbe 300 morti. L'azione del terremoto fa abbassare il terreno di 20 centimetri e sembra non volerne sapere di fermarsi. Prosegue con centinaia di scosse di assestamento che rendono i lavori di soccorso estremamente rischiosi. La terra continua a tremare in Italia. Molte regioni sono storicamente instabili e soggette a scosse violente. Una delle più letali è avvenuta nel sud del paese nel 1908, mietendo 95.000 vittime.
Le persone che ancora vivono negli edifici storici del centro Italia e nelle zone sismiche sono molto in pericolo. Si sa, ed è un dato di fatto, che ci saranno altri terremoti catastrofici in Italia. L'Italia è minacciata dalla possibilità di altri terremoti più devastanti. Anche l'altro lato delle Alpi è minacciato dal movimento delle placche tettoniche. La placca euroasiatica e quella africana che fanno tremare l'Italia hanno un impatto anche sulla Francia. Le Alpi, i Pirenei, la Provenza e perfino la Bretagna sono zone a rischio. La Francia ogni settimana è colpita da scosse di magnitudo 3. Ma per il momento il rischio è limitato. Il vero pericolo è ai margini dell'Europa. Qui gli esperti si aspettano una tragedia di proporzioni apocalittiche. È il caso della Turchia e della sua città più famosa, Istanbul, che ha 15 milioni di abitanti. Conosciamo molto bene le faglie attive in Turchia, soprattutto perché hanno innescato dei grossi terremoti negli ultimi secoli lungo tutta la faglia anatolica, che è la faglia sismica più grande di tutta la regione. La Turchia si trova tra la placca africana, la placca araba e quella anatolica. Il paese è dunque soggetto a grande instabilità. Le scosse sismiche lo colpiscono spesso, come nel 1999 a Izmir, a 150 km da Istanbul. La magnitudo è 7,2. Le vittime 18.000. Nel 2014 la città di Van, a est del paese, viene colpita da un sisma e 400 persone muoiono sotto le macerie. Ma questi terremoti, seppur violenti, sono nulla confrontati a ciò che ci si aspetta. Il famoso Big One, un sisma terribile, un mostro di cui si parla già da molto tempo. La faglia in Turchia si è rotta 250 anni fa e sappiamo che tra 250 anni slitterà di altri 5 metri e lo farà in modo violento. Di solito i grandi terremoti coincidono con grossi movimenti delle faglie, quindi crediamo che la faglia si romperà. Se la placca anatolica si spezzerà, gli esperti prevedono uno scenario apocalittico. Ci sono tutti gli ingredienti per una catastrofe. Il primo è la posizione della faglia che, se dovesse spezzarsi, ucciderebbe milioni di persone. Il prossimo sisma, se ci sarà, colpirà una zona che è vicinissima e proprio davanti alla capitale Istanbul. Istanbul si trova davanti alla bocca di un cannone. L'altro problema è la città stessa, che ha palazzi incapaci di sopportare un terremoto. L'urbanizzazione procede a ritmi vertiginosi e gli edifici vengono costruiti senza adeguate misure antisismiche. 10 anni dopo il grande sisma del 1999, delle 1720 scuole a rischio, solo 250 sono state rinforzate. Dei 635 ospedali, solo 3 sono stati rinforzati. A Istanbul gli standard antisismici non sono rispettati, nonostante gli esperti dicano che ci sia il 65% di possibilità di un grosso terremoto nei prossimi 20 anni. Bisognerebbe pensare a misure di protezione su larga scala. Istanbul è l'esempio di una città che continua a espandersi, ma che nel farlo non sta prendendo le misure necessarie. Si è arrivati al punto in cui la popolazione urbana supera di gran lunga quella nelle campagne. I futuri terremoti ci colpiranno molto di più di quelli avvenuti in passato. E anticipare i sismi futuri è al centro degli studi degli esperti. Per prevedere i terremoti, ammesso che sia possibile farlo con la dovuta efficacia, la ricerca si concentra sulla prevenzione. Cerca di capire se esistano dei fenomeni tipici individuabili giorni o ore prima di un terremoto. In alcuni casi, come scoperto dalla ricerca, sappiamo che prima di un terremoto l'ambiente geologico, come ad esempio le rocce circostanti, è molto disturbato.
Le rocce si rompono, rendendo il lavoro degli scienziati difficile. Oggi si sa molto di più sui fenomeni sotterranei che provocano i terremoti. Una delle piste più battute dalla ricerca è comprendere il fenomeno di rottura delle rocce che precede un terremoto e capire in che misura esso contenga informazioni sui sismi futuri per prevenirli e capirne l'entità. La ricerca fa progressi, ma il tempo incalza. Attualmente 10 città di tutto il mondo, ciascuna con oltre 8 milioni di abitanti, poggiano sulle placche tettoniche dove si innescano i terremoti. Gli esperti non sono ottimisti. Una scossa di magnitudo 7 a Teheran, per esempio, provocherebbe 1,5 milioni di morti. Una cosa è certa: il centro della Terra, con una temperatura di 5.000 gradi, non ha ancora finito di muovere le placche tettoniche. Continua a spostarle come i pezzi di un puzzle infinito. Si è stimato che il nucleo si sia raffreddato di soli 6 gradi dalla scomparsa dei dinosauri. Queste forze della natura, completamente fuori dal nostro controllo, non hanno ancora finito di farci tremare.